Il 63 ufficialmente possiamo dire che è stato il primo passo dell'integrazione della Turchia in Europa. Tutto il processo è molto complesso e travagliato, affonda in una parte specifica, ecco, siamo già nella seconda parte del Novecento, siamo nel 59, ed era in un momento politicamente molto turbolento in Turchia. Erano gli anni del Partito Democratico, di Adnan Menderes, che ancora oggi è un personaggio molto discutibile, molto divisivo. Salì al potere negli anni 50. Menderes perseguiva una linea filo-occidentale, dichiaratamente filo-occidentale e anticomunista. E infatti questo tipo di strategia portò alla Turchia a entrare nella NATO nel 1952, aiutata molto anche dalla partecipazione della Turchia nella guerra di Corea. L'obiettivo di Menderes era posizionarsi a livello internazionale, riposizionare il paese a livello internazionale. Il problema è che in quel periodo in Turchia c'era una situazione politica molto delicata, c'erano diverse proteste studentesche contro corruzione, inflazione, restrizioni sulla stampa, l'opposizione kemalista, il CHP, lo accusava di autoritarismo e deriva islamista. Quindi il 31 luglio del 59 Menderes presenta la domanda di associazione alla comunità economica europea e l'obiettivo di modernizzare un'economia che era ancora prevalentemente agricola e soprattutto ancorare ulteriormente la Turchia all'Occidente, in un momento in cui aveva necessità di legittimità internazionale. Il problema è che Menderes non vedrà mai i frutti di questo suo impegno europeista, mettiamola così, perché nel 60 ci sarà un colpo di Stato militare, il primo, molto violento, che lo deporrà e sarà giustiziato nel 61. Quindi l'accordo di Ankara verrà firmato nel 63 dal suo successore, che era un personaggio storico del CHP, uno dei padri fondatori della Repubblica insieme a Mustafa Kemal, che era Ismet Inönü. L'accordo di Ankara formalizzò la relazione di associazione con la comunità economica europea. Però, come vedi, già il contesto in cui iniziava non era proprio dei migliori, ecco. Appunto, questo è, come hai detto tu, è soltanto l'inizio di un lungo percorso che in realtà non si è mai fermato. È un percorso che, anche se molti non considerano come parte dominante della cultura turca, comunque non considerano come parte della cultura turca in sé, però io sono convinto che molti turchi vogliono comunque avvicinarsi all'Europa, non al concetto di Unione Europea che approfondiremo più in tardi, in seguito, però comunque come in concetto di storia e cultura, sicuramente ovviamente sai che tra l'impero bizantino, l'impero ottomano, che comunque ha avuto rapporti strettissimi con l'Europa, infatti arrivando addirittura ai confini dell'Europa del passato, quindi anche nonostante l'integrazione, l'assimilazione del mondo arabo col mondo cristiano, quindi comunque su quello sicuramente è stato un passaggio decisivo, anche comunque per iniziare negli anni 60, nel 1963 se non sbaglio, come hai giusto citato, i primi avvicinamenti in Unione Europea, della Turchia all'Europa, ecco. Poi, poi sì, poi qua, come ben sappiamo, nel 1987 vi è la prima candidatura ufficiale della Turchia come paese membro dell'Unione Europea, che appunto quindi darà il via a questo processo di adesione che ha avuto più alti che bassi. E ora lascio la parola a te, Cesare. Ero rimasto al 63. Nei 24 anni successivi, come hai ricordato tu, nell'87 c'è stata la Turchia presenta la domanda formale di adesione all'Unione Europea e la presenta insieme a un personaggio che in Turchia ancora oggi è da molti ancora molto amato, che è Turgut Özal. Turgut Özal era il leader dell'Anavatan Partisi, da un partito di orientamento liberale conservatore. Nei 24 anni che dicevo dal 63 all'87, la Turchia, possiamo dire, vive uno dei periodi più complessi della sua storia moderna, perché è segnata da due colpi di Stato in più. L'ultimo, quello del 1980, è forse uno dei più violenti. Quel colpo di Stato inaugura una stagione di repressione brutale, di torture, uccisioni, purghe politiche su larga scala. E
Turgut Özal in quel momento, siamo nell'87, la Turchia si sta un po' riprendendo, ecco, in un periodo di transizione democratica, possiamo dire, e l'obiettivo di Turgut Özal è esattamente quello, non solo di accelerare l'evoluzione economica della Turchia, ma soprattutto avvicinarla all'Europa e di stabilizzare la sua transizione democratica e, come dicevamo prima, attrarre capitali stranieri in un paese che era ancora politicamente, economicamente e socialmente fragile. Una figura di grande rilievo perché imprimerà un'accelerazione significativa all'economia. La sua scomparsa prematura nel 93 priverà la Turchia di una guida capace e proprio nel momento in cui ne avrebbe avuto più bisogno. E il risultato fu ovviamente uno scivolamento verso l'instabilità. E il decennio infatti che precede i negoziati è segnato infatti da una fragilità politica molto precisa. Ci sono 7 governi in 10 anni, la recessione è devastante, la crisi del 94 porta l'inflazione al 100%, c'è una corruzione endemica, il conflitto curdo è ancora irrisolto. In questo contesto storico, il personaggio chiave di questo periodo è un altro politico turco, primo ministro, che è Bülent Ecevit, erede della tradizione ex CHP, una sinistra più moderata. A lui si deve innanzitutto la firma dell'Unione Doganale del 96, ma soprattutto l'ottenimento dello status ufficiale di paese candidato al vertice di Helsinki nel 1999. È un risultato che, se osserviamo il periodo dal 59 al 99, quindi questi 40 anni, è straordinario per tanti aspetti. E quindi quel momento, nel 99, con il vertice di Helsinki, si apre formalmente la strada dei negoziati. Ricordiamo che è un periodo abbastanza bello intenso dal punto di vista geopolitico, non a caso ci troviamo nella guerra fredda, quindi comunque la contrapposizione tra il blocco americano capitalista e il blocco sovietico, quindi comunista. E infatti ciò che mi piace appunto della Turchia è questo suo ruolo di mezzo, perché noi di solito molti ritengono tipo nazioni come l'Italia o comunque alcune nazioni europee come ponte tra diciamo questi due concetti, però in realtà nel contesto comunque nella realtà i paesi europei, soprattutto quelli dell'Ovest, erano ovviamente alleati degli Stati Uniti d'America, mentre invece i paesi dell'Est erano completamente alla parte sovietica. Quindi la Turchia in questo contesto è veramente quella nazione che si unisce, non unisce nel senso comunque letterale del termine, ma comunque diventa un capostipite di un mondo che cerca, diciamo, più multilateralismo, cerca più cooperazione, più accordi. E quindi, come appunto citato tu, nel 1999 finalmente ottiene quindi questo grande consenso, ottiene quindi lo status di paese candidato nell'Unione Europea, e in particolar modo quindi sono diversi fattori. Infatti, sempre in quello stesso periodo, ricordiamo che dopo la caduta del muro di Berlino del 1991 si dissolve l'Unione Sovietica e quindi i paesi dell'ex blocco, quindi appunto sono più propensi a entrare nella comunità europea, per esempio Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, e quindi l'Unione Europea in questo contesto diventa diciamo una casa di accoglienza dove quei paesi che erano stati più o meno isolati o comunque che non avevano mai usufruito di quelle condizioni sociali, economiche e culturali, finalmente abbracciare un senso di comunità, un senso comune di appartenenza. E quindi la Turchia comunque piano piano anche in questo contesto inizia a migliorare i suoi rapporti con i paesi più vicini, ad esempio la Grecia, anche se comunque i rapporti non sono mai, diciamo, andati nel verso migliore, però passo dopo passo si iniziava a intravedere qualcosa. Quello che comunque è importante sottolineare, che vorrei sottolineare, è la volontà da parte del governo turco, ovviamente tu puoi correggermi se sbaglio, nell'approcciarsi quindi alle nuove regole dell'Unione Europea, conformi per esempio l'abolizione della pena di morte, quindi anche comunque ottenere comunque uno standard a livello economico che possa quindi andare di pari passo con i criteri di
di entrata, ecco, della comunità europea, ma non solo. Tra l'altro in Turchia, sai, ci hai vissuto anche per un periodo, sai perfettamente che sul governo, soprattutto l'opposizione, in particolare Istanbul, in cui diciamo i progressisti, i kemalisti, i laici sono una buona fetta in città, faticano, ecco, a riconoscerne i meriti certe volte anche del governo. Ora, io non voglio fare apologia, né mi interessa farlo, però bisogna essere oggettivi. Oggettivamente, con l'avvio ufficiale nell'ottobre del 2005 dei negoziati, proprio grazie al presidente Erdogan e al suo partito, l'AKP, vengono aperti 8 dei 35 capitoli della legislazione comunitaria a cui la Turchia, come qualsiasi altro paese candidato, è tenuta ad allinearsi. E in questa fase l'AKP promuove un pacchetto significativo di riforme in chiave pro Unione Europea, come hai detto tu, l'abolizione della pena di morte. Un altro molto importante, vengono fatti diversi interventi riguardo i diritti dei curdi e delle minoranze. Infatti viene introdotta la possibilità di insegnare il curdo nelle scuole private, vengono autorizzate le trasmissioni radiofoniche e televisive in curdo e vengono abrogate le leggi che criminalizzavano l'uso pubblico del curdo, che è qualcosa di, possiamo dire, rivoluzionario per certi aspetti, e di altre lingue minoritarie, soprattutto non solo del curdo. Viene anche modificato il codice, la giurisprudenza turca, in cui vengono introdotte riduzioni della detenzione preventiva, ci sono maggiori garanzie della libertà di espressione e di riunione. Ora, questo non significa che sia stato fatto tutto il necessario o altro, però è già, possiamo considerarlo un grande passo avanti. Il problema, la Turchia avrebbe dovuto aprire porti e aeroporti al traffico proveniente da Cipro, che era un obbligo previsto dall'Unione doganale del 96. Quindi su questo, diciamo, primo punto è il primo ostacolo. Poi c'è stato anche un rapporto europeo nel 2008 in cui si criticava duramente il governo turco per la mancata attuazione di diverse riforme, il divieto di utilizzare la lingua curda nelle scuole, in politica, nei media, le discriminazioni contro gli omosessuali, gli abusi e le violenze in politica. In questo caso però ci tenevo a fare una piccola parentesi. Uno dei principali oppositori dell'ingresso della Turchia in Europa, paradossalmente, a parte Cipro e la Grecia, uno dei principali oppositori è stata la Francia. Nel 2001 Chirac approvò una legge che riconosceva ufficialmente il genocidio armeno del 1915 e a questa legge ne seguì un'altra nel 2012 per punire chi ne negava l'esistenza addirittura. Il problema è che nel 2005, durante i dibattiti sull'allargamento dell'Unione Europea, Chirac dichiarò apertamente che qualsiasi accordo di adesione della Turchia avrebbe richiesto il via libera tramite referendum, cosa che poi non avvenne mai. E quindi il processo si bloccò a quel punto. Ma peggio ancora accadde con Sarkozy. Sarkozy si espresse ripetutamente contro l'ingresso della Turchia nell'Unione Europea, lanciò l'idea insieme alla Germania di una partnership privilegiata anziché alla piena adesione e bloccò l'apertura di 5 ulteriori capitoli negoziali. E in tutto questo bisogna interrogarsi sul perché la Francia si oppose così estremamente e perché Sarkozy fece una vera e propria crociata contro la Turchia, e lo fece perché lui e il suo partito, l'UMP, il PS, il Partito Socialista, erano fortemente influenzati dalla comunità armena. Ecco, questa cosa è faticosamente accettata in Europa, ma è un dato di fatto, non è che lo sto dicendo io. Diversi articoli di giornale dell'epoca riportano innanzitutto che stiamo nel presupposto che la minoranza armena in Francia conta circa 500.000 persone. In particolare in quel periodo ci fu un'organizzazione, un partito politico che era Tashnak, che potremmo tradurre come la Federazione Rivoluzionaria Armena, che è considerata dalla Turchia anche un'organizzazione terroristica, tra l'altro, perché è accusata di aver partecipato o fornito supporto all'Asala, che era l'esercito segreto per la liberazione dell'Armenia, che era responsabile di oltre 30 omicidi di diplomatici turchi nel mondo tra gli anni 70 e 80. Sappiamo che ha fatto delle pressioni sia sull'UMP di Sarkozy sul discorso del genocidio armeno
e usandolo come ricatto sull'integrazione della Turchia nell'Unione Europea, ma anche François Hollande, che poi diventerà presidente francese, ma allora in quel periodo era ancora segretario del partito, dichiarò pubblicamente che la Turchia non poteva fissare una data per i negoziati di adesione finché non avesse riconosciuto il genocidio armeno. E a questo punto, chi è che ci dà un'unità di misura del fatto di quanto la comunità armena abbia... Non mi interessa il giusto o sbagliato che sia, ok? Non è questo il discorso, però è un dato di fatto che va considerato. E c'è un personaggio in particolare che purtroppo è morto 6 anni fa durante la pandemia Covid, che era Patrick Devejian. Lui era il membro del partito di Sarkozy, l'UMP armeno, ex segretario del partito, più volte ministro, deputato, ma soprattutto era un avvocato dell'ASAL, cioè quel movimento terroristico che ti dicevo, in cui lui ha dichiarato apertamente che molte delle iniziative legislative francesi sul tema non erano altro che manovre per conquistare il voto della diaspora armena, quindi c'erano degli interessi convergenti, e che i periodi elettorali diventavano occasioni per compiere tali progressi. Queste sono testuali parole. Quindi questo è un altro esempio di come la storia si ripete, perché non è la prima volta che la Francia si intromette nei rapporti con la Turchia, e né tantomeno che sfrutti la causa armena per se stessa, per i propri scopi. Non è successo solo tra il 2001 e il 2012, di cui abbiamo, come dicevo, diverse prove, diverse dichiarazioni sui giornali degli stessi esponenti politici, ma è successo anche durante gli ultimi anni dell'impero ottomano in particolare, cosa che infatti ancora oggi è uno dei motivi per cui, al di là dell'ideologia, della narrazione che viene veicolata in Turchia sul discorso del genocidio armeno, o comunque sulla questione armena, ecco come la chiamano, però è uno dei punti principali in cui vedono con ostilità, ecco, i francesi e gli armeni. E in questo caso ci tengo a fare anche un'altra riflessione. Non credo proprio che sia il ricatto di riconoscere il genocidio armeno da parte dei turchi sia la soluzione per una pacificazione reale, onesta e genuina tra i due popoli. Anzi, in realtà sono fortemente convinto che questa cosa faccia l'esatto opposto, nel senso che i turchi in questo caso ehm, hanno una reazione più di rigidità. Quindi finché la vedono come un'imposizione dall'esterno, paradossalmente possono essere ancora più ostili sia verso gli armeni sia verso l'esterno. Quindi questa cosa deve essere maturata in modo organico nel paese, non può essere imposta dall'Europa come condizio sine qua non per entrare nell'Unione Europea, o per essere accettato come a livello internazionale. Ecco, questo ci tengo anche in questo caso a fare questo chiarimento, perché come dicevo ha influenzato e influenza tuttora i rapporti tra l'Unione Europea e la Turchia, ed è parte integrante di una retorica, soprattutto dell'estrema destra, che lo rispolvera continuamente nei loro comizi, quando dicono finché la Turchia non riconosce il genocidio armeno, allora non è possibile avere nessun tipo di contatto e di progresso. Infatti, mi trovi assolutamente d'accordo su questo punto. Infatti, la Turchia ha avuto la sfortuna di essere considerato sempre il capo espiatorio di ogni situazione da parte dell'Unione Europea, anche dei paesi europei, in particolar modo su quello che, come ben citato, la problematica, la gestione quindi delle varie politiche europee, per esempio, come abbiamo appunto detto in precedenza, l'abolizione della pena di morte, le riforme pro-Unione Europea, ma anche e soprattutto la questione di Cipro. La questione di Cipro, che diventa membro effettivo dell'Unione Europea nel 2004, ovviamente quindi appoggiato dalla Grecia, nemico storico della Turchia, ovviamente quindi col fatto che poi la Turchia invade la parte nord dell'isola perché la considera come parte della grande nazione. Allora, diciamo, quindi tutte queste dinamiche geopolitiche, ma non solo, hanno fatto sì che
la concezione europea appunto potesse essere abbastanza negativa. È un peccato perché comunque la Turchia da parte sua ha tantissimo da offrire, come in termini non soltanto di potere economico, diciamo forza militare non solo, ma anche e soprattutto culturale. Infatti volevo citare appunto questo aspetto che non viene mai, non se ne parla molto, ecco, della cultura, quanto il soft power di una nazione possa veramente incidere quindi su quelle che sono le dinamiche estere. Certo. La Turchia, sì, sa- la Turchia stava facendo un percorso che molti paesi al giorno d'oggi stanno compiendo, stanno attuando. Per esempio, voglio citare le varie Macedonia del Nord, l'Albania, l'Ucraina, anche la stessa Islanda che tra pochi mesi voterà per un referendum in modo da poter aderire all'Unione Europea, quindi iniziare le trattative per entrare all'interno dell'Unione. E quindi stiamo parlando comunque di nazioni molto diverse tra loro, che però in un certo senso sono tutte accomunate da un voler condividere qualcosa in comune. Anche perché c'è da dire che la Turchia è una nazione, è un paese che offre programmi Erasmus, quindi comunque tutti i cittadini europei, ma anche i cittadini turchi, possono scambiarsi e possono andare da una parte all'altra dell'Unione, ma anche noi europei possiamo andare a studiare o lavorare in Turchia senza problemi. Per l'appunto, quindi questo dimostra No, quanto in senza realtà... problemi non può, cioè da parte nostra no, da parte loro sì, ne hanno parecchi. Sul problema dei visti è molto, Sì, no, hanno diverse loro sì. limitazioni. Per esempio sono ancora l'unico paese che non hanno l'esenzione del visto breve, perché il paese candidato ufficiale, loro sono gli unici che non hanno la possibilità di avere l'esenzione del visto, almeno quello turistico di 90 giorni. Non dico agevolazioni No, no, per i visti di studio che comunque vengono rifiutati spesso. Quindi anche quello vedi che certo. c'è una contraddizione da parte dell'Unione Europea nei rapporti sulla Turchia. Comunque scusami, ti ho interrotto, dicevi. No, 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 hai fatto bene. Sì, questo purtroppo questo è un altro argomento che nessuno in Italia conosce, personalmente della mia esperienza. Se chiedessi a una persona su due, hai mai sentito della Turchia, pensi che i turchi possono venire qua tranquillamente, loro ti direbbero penso di sì, perché comunque si trovano a poche ore di volo dall'Italia. E quindi uno come potrebbe pensare che una nazione come la Turchia possa avere tali problemi? E invece sì, Certo. la Turchia è l'esempio perfetto di contraddizione. Una nazione che comunque vuole entrare a far parte dell'Unione Europea, nonostante tutti i suoi problemi, ci mancherebbe altro. Una nazione che è membro NATO, che però allo stesso momento ha dei pessimi rapporti con i suoi vicini, ad esempio Cipro, la parte greca di Cipro e la Grecia. E per l'appunto, quindi sì, è una nazione talmente vasta, talmente grande che in realtà si potrebbe suddividere benissimo in varie macro regioni. La regione che ovviamente è quella che considero più vicina all'Europa e non solo è la regione di Istanbul, che comunque ovviamente essendo la megalopoli, la città più importante dal punto di vista culturale ma anche economico della nazione, ovviamente ha un suo peso politico importante, decisivo. Poi prima avevi citato, sì, c'è il rapporto con Sarkozy, corretto, sì. Mhm, sì. Anche Angela Merkel che appunto non si oppongono, diciamo, sono i principali quindi autori dell'opposizione dei paesi europei nei confronti della Turchia. Appunto, in questi casi addirittura si è parlato di una partner privilegiata, secondo alcuni paesi membri, di una nazione che comunque era molto popolosa, sarebbe stata una delle più popolose all'interno dell'Unione, ma soprattutto quindi una nazione di stampo arabo. Cioè, No, parliamoci chiaro, no, per una nazione... favore, dire sta cosa dell'arabo perché i turchi che ci seguono ci vengono a No, cercare a casa. no, certo, so che si odiano, però nel senso di comunque non condividono, ecco, diciamo, valori cattolici, si può dire, ecco, Sono musulmani sunniti, tutto lì. sì, Non sì, c'è sì, sono musulmani, infatti. questa grande differenza culturale
etica non ce la vedo così, è più ideologica che pratica nello specifico. Ehm, Ed è infatti parte integrante tuttora di diverse speculazioni politiche di personaggi soprattutto anche dell'estrema destra, della destra e dell'estrema destra italiana che non hanno argomenti per affrontare il tema e quindi parlano di sostituzione, di cavallo di Troia turco per entrare in Europa e veicolare gli estremismi che sono sciocchezze, non ha nulla a che fare con la realtà, non è neanche fantapolitica, è proprio isteria pura. Però dicevi? No, no, sì, ma infatti queste sono, diciamo, ideologie, idee, anzi, ma neanche idee, come vogliamo, troviamo un aggettivo, una parola per descrivere questo pensiero, ecco. Puoi aiutarmi a trovare una parola a descrivere Sì, sì, questa. isterie, ecco. Sì, esatto, sì, seria comunque una paura senza senso, una paura innata nei confronti dello straniero, che purtroppo al giorno d'oggi io sto vedendo comunque una maggiore paura, comunque un maggiore timore, ma di un qualcosa che c'è sempre stato alla fine, c'è sempre stato. Mhm. Quindi purtroppo, diciamo quindi nel senso con vari episodi che stanno accadendo, ecco, in giro per il mondo e non solo, comunque con la, una diffusione maggiore, ecco, di idee più estremiste, quindi appunto si sta diffondendo questo concetto di islamizzazione, possiamo dire, però che ovviamente non trova No, cioè, no. nessun concetto di fondo. Prima di discutere che cos'è l'Islam, andrebbe prima conosciuto, ecco. Poi dopo si può dire, ah, guarda, ci sono certi punti che non mi piace, anche sul concetto della Sharia ci sono diverse, come dire, di diverse retoriche, diverse anche falsi, proprio bugie. Però ritorniamo al discorso dell'integrazione della Turchia. C'è un altro periodo, diciamo, che vale la pena, che ha fatto diciamo anche da spartiacque, che è il 2016. È il periodo della dichiarazione del 18 marzo 2016 in cui che prevedeva il rimpatrio in Turchia dei migranti irregolari giunti sulle isole greche. Da un lato ha creato una cooperazione funzionale tra Turchia e Unione Europea, dall'altro però ha rafforzato quei pregiudizi di cui parlavamo poco fa, ovvero uno tra tutti che la Turchia come elemento esterno all'Europa, usata poi in sostanza come deposito dei rifugiati. E su questa cosa, se ci fai caso, magari quando ti è capitato di parlare con i turchi quando eri a Istanbul, soprattutto i tassisti, non ho capito perché, è un pattern che ho notato spesso, i tassisti ce l'avevano a morte con i siriani, tutti. Ogni volta che saliamo su un taxi iniziano, ma ci sono troppi siriani, creano problemi, sono sporchi di qua e di là. Il problema però è causato proprio dalla cattiva comunicazione e anche dalla percezione degli europei che hanno avuto da questo accordo. In particolare poi anche una difficoltà nell'interpretare la retorica di Erdogan, che è diciamo, uno dei più grandi inciampi ecco, che fanno la maggior parte dei giornalisti o analisti europei, che non riescono mai a contestualizzare quello che dice. Lui è provocatorio, è dissacrante, ama molto usare la simbologia, però se non si capisce perché e come, in che visione inserisce quel tipo di critiche, è molto complesso comprendere il contesto. Quando ha usato diverse minacce di aprire i cancelli, ha usato quest'altra espressione, cioè aprire i cancelli come dire se diciamo, non seguite la nostra o ci ostacolate o altro, noi, quegli stessi immigrati che abbiamo contenuto, di cui abbiamo contenuto l'ingresso, ve li ributtiamo dentro. Ecco, questa cosa è stata vista da molti partiti in Europa come una forma di sfiducia nei confronti della Turchia, di un partner inaffidabile. Perché nel momento in cui ti minaccia di usare i migranti come leva geopolitica, in questo caso è
è retorica, nel senso loro hanno sfruttato una retorica funzionale a un discorso preciso per farne un ulteriore tassello per opporsi e quindi considerare la Turchia come paese terzo o partner strategico. E il problema è che nella stessa Commissione, nella stessa Unione Europea, poi dopo il tema Turchia ha iniziato a essere sempre meno all'ordine del giorno, per poi arrivare nel 2018 con le dispute marittime tra Grecia e Cipro a essere completamente sospeso. Ora, poi la diffidenza europea ha varie, ci sono vari elementi, ecco. Innanzitutto l'11 settembre, questo è stato un grande danno d'immagine per tutta la comunità musulmana nel mondo, ma anche la Turchia di conseguenza, perché in Europa, non solo, ma in Occidente in generale, si è sviluppata una forma di islamofobia che ha attraversato trasversalmente tutta l'opinione pubblica. E il problema è che dal lato turco le proteste di Gezi Park nel 2013, il tentato golpe del 2016 e le purghe violentissime che ha fatto Erdogan per decapitare i vertici militari, ripulire tutti i funzionari pubblici che considerava vicini al movimento gulenista, al quale attribuiva l'organizzazione di quella specie di scalcagnato tentativo di golpe, che fu una cosa molto, cioè, da militare ti dico chiaramente che è stata un'organizzazione terribile. Tutto ciò che è successo dopo, quindi anche il referendum costituzionale del 2017 in cui è passata a un sistema presidenziale, i poteri sono stati accentrati a Erdogan, quindi anche in quel caso si è allargato, ecco, nell'opinione pubblica europea l'idea che la Turchia fosse un paese autoritario, che Erdogan fosse un despota, il sultano, l'hanno chiamato in tutti i modi il sultano, sciocchezza anche in quel caso. Tre volte che Erdogan sente che lo chiamano sultano ride, questo per farti capire quanto può essere realmente effettivo, cioè coerente con la realtà, ecco questo titolo. In più, come hai detto tu prima, è un dato fondamentale, nel senso che la Turchia, se fosse entrata nell'Unione Europea, sarebbe stata, insieme alla Germania, se non il primo, il secondo paese più popoloso dell'Unione. Quindi, secondo il sistema anche dell'Unione Europea, avrebbe avuto gli stessi deputati della Germania, che è quella Esatto. con maggiori delegati al Parlamento. Quindi, cosa significa? Una decisa una influenza massiva su tutte le decisioni del Parlamento europeo, delle commissioni, e questo per la Francia, per la Germania, che tuttora hanno, se non il monopolio quasi, della politica europea, era un pericolo politico molto serio. Quindi questo non poteva essere permesso. Quindi finché si giocava sull'equivoco del ti faccio entrare o non ti faccio entrare, siamo lì sì, dibattiamo sui cavilli, perché alla fine si tratta veramente per molti aspetti di cavilli giuridici sui quali stiamo discutendo per l'ingresso, perché come dicevi tu, prima sul discorso dell'allargamento anche in Islanda, eh, oggi la percezione, cioè secondo l'ultimo sondaggio dell'Eurobarometro nel settembre del 2025, oggi l'opinione pubblica turca è divisa a metà, cioè c'è un 49% a favore, 40,9% a favore e un 50% contrario all'ingresso nell'Unione Europea. Oggi sono proprio polarizzati in questo modo. Sono E dati impressionanti comunque. sì, Sì, perché uno non darebbe neanche, non scommetterebbe neanche un euro su una divisione talmente netta. è netto. Cioè, esatto. Poi nella percezione, almeno se si ha la possibilità di parlare con i turchi stessi, sembra in qualche modo anzi che la maggioranza sia contraria, però questa è una percezione, non è un dato empirico. E il calo dell'entusiasmo, perché parliamo che nel 2001 l'entusiasmo, i sondaggi dell'epoca parlavano del 70-80% dei turchi favorevoli all'ingresso nell'Unione Europea. I turchi hanno sviluppato un'altra consapevolezza, nel senso oggi, almeno la maggioranza di loro, si considera un'eccezionalità, nel senso che si considerano un'area,
un'area geopolitica unica in cui non si sentono effettivamente né europei né asiatici, particolarmente, perché sai che c'è tutto il discorso sulle origini in Asia centrale dei turchi, poi però non si sentono né asiatici né europei. E questo però aumenta la distanza con l'Europa, o meglio, con l'Unione Europea, perché oggi la politica di allargamento dell'Unione Europea, almeno fino al 2008, era come dicevi tu, e sono d'accordo, cioè come un'esportazione di ideali di democrazia, di civiltà, di progresso. E oggi in realtà no. No, oggi possiamo vederlo almeno nel processo di integrazione di diversi dei paesi balcanici, dall'Albania al Montenegro, fino alla Georgia, all'Armenia e anche all'Ucraina, e sono nell'ottica di un'integrazione in chiave geopolitica. E in quel No, sì, caso non è più l'Unione Europea è favorevole a chiudere un occhio su governi corrotti, sistemi economici deboli, sistemi politici deboli, perché in senso geopolitico fanno parte di uno spazio di sicurezza europeo. esatto, no, perché comunque dal punto di vista appunto geopolitico, più ovviamente l'Unione Europea si espande, più diciamo ha posizioni favorevoli. Per esempio, sempre citando l'Islanda, che è una nazione chiave, centrale di quello che sarà il futuro prossimo, per l'appunto nella questione artica, dove già alcune nazioni, come ad esempio l'Islanda, come ad esempio la Finlandia e la Svezia, hanno aderito alla NATO, quindi non solo per una questione di difesa, ma soprattutto anche per una questione di posizione, di geolocalizzazione, per l'appunto avendo dei vicini così forti, così influenti, così importanti come la Russia, gli Stati Uniti, il Canada, ma anche la Cina che ovviamente ne approfitterà di questa situazione, l'Unione Europea, diciamo, io ho il parere che ha il diritto o comunque secondo me dovrebbe imporsi da questo punto di vista. Poi giustamente prima hai parlato anche della divisione all'interno della Turchia, nel fatto che il 49% sostiene l'ingresso alla candidatura e il 50% circa invece è contrario. Questo mi ha ricordato molto la situazione del Brexit, dove veramente per una questione di pochi voti si è deciso veramente il futuro di una nazione che al momento sta pagando questo gravissimo errore, quindi sta pagando questo errore di essere uscito dall'Unione Europea, anche se io sono abbastanza convinto che nel giro di una decina d'anni tornerà, perché io sono molto convinto che al giorno d'oggi con questo sistema internazionale agire da soli è impossibile. Le alleanze, ma anche e soprattutto le strategie estere sono essenziali se una nazione vuole veramente imporsi o comunque vuole veramente dare il massimo di sé. Poi possiamo anche parlare del fatto che la Turchia ha avuto un ruolo di mediazione nella guerra russo-ucraina, Sì, per ad esempio assolutamente. per la questione del grano, per esempio. Quindi, ma anche la sua posizione sul Mar Nero che vede sempre con un occhio verso la guerra, quindi i suoi sviluppi. E anche innanzitutto, giusto una cosa prima di concludere, prima abbiamo anche parlato del fatto che se la Turchia fosse entrata come membro ufficiale dell'Unione Europea avrebbe avuto ovviamente più rappresentanti, una delegazione maggiore, la seconda appunto dopo la Germania, e soprattutto è importantissimo considerare il fatto che l'Unione Europea, se vuole veramente cambiare, nel momento in cui si va a votare per un cambiamento importante o comunque anche per le sanzioni, per mettere sanzioni nei confronti di un'altra nazione, serve un voto unanime. Quindi per questo che è una situazione molto delicata. Per l'appunto una situazione simile sta avvenendo con l'Ungheria di Orban, che diciamo può essere considerato un po' la spina nel fianco dei paesi membri dell'Unione Europea, perché
sul 90% dei casi è sempre contrario, ecco, a ogni eventuale decisione. Certo. Poi c'è un altro punto da valutare, sempre nell'analisi dei rapporti tra la Turchia e la percezione anche della Turchia sull'Unione Europea, sull'Europa, sull'Unione Europea, anche se sono due concetti diversi. Questo bisogna chiarirlo perché l'Unione Europea non ha un concetto di confini stabile e definito, muta in continuazione, come vediamo, no? Adesso c'è la possibilità, no, di integrare la Georgia, l'Ucraina, l'Armenia. Già questo ci fa capire, nel senso. E poi la stessa Roberta Metsola anni fa, ricordo un incontro al Parlamento europeo, disse che l'Unione Europea è un'idea da esportare, quindi non è ovviamente quella era retorica, nel senso che lei intendeva come pacchetto, ecco, di valori, di democrazia e di libertà, però poi vabbè, su quei valori si potrebbe discutere molto, però il discorso che volevo fare finale è che dobbiamo considerarlo, e perché per quello dico, insisto molto nello studiare e conoscere la politica interna turca, perché quella ci dà l'unità di misura, e che da quando, in particolare dal 2007, da quando l'HDP si è così radicato con il costo umano e politico che conosciamo bene, si è così radicato al potere in Turchia, è cambiato uno dei criteri principali che hanno portato fin dall'inizio, no? Da quel lungo percorso che abbiamo iniziato nel 59, ovvero la legittimazione interna e internazionale e il processo di democratizzazione. Ecco, nel momento in cui l'HP ha vinto sui settori laici, quindi l'esercito non ha più il potere di una volta, quindi non ha più la possibilità di rovesciare il governo con i diversi colpi di Stato. La stessa opposizione non è né unita né tantomeno ha una voce alternativa, ha un programma alternativo all'HP. Più l'HP ci mette anche il suo tra purghe e persecuzioni politiche varie, il caso di Mamolu ne è un esempio, a marzo dell'anno scorso, che fra poco sarà un anno che è in carcere. Eh, Questo, diciamo, necessità di integrazione europea è venuta meno. Anzi, la Turchia oggi, come ti dicevo, considerandosi un'eccezionalità, proiettando se stessa come potenza regionale e chi lo sa anche, almeno nella loro visione ideologica, è quella di arrivare al 2071 con una potenza geopolitica globale, non più regionale. Ecco, oggi anche l'Unione Europea ha capito l'evoluzione soprattutto militare, ecco, della Turchia, che sta crescendo progressivamente, e allo stesso Israele ne è consapevole e ha paura anche di questa cosa, e quindi anche in più gli scenari in tutta la regione stanno cambiando, e la Turchia oggi, almeno da parte dell'Unione Europea, sta ritornando nei discorsi. Se ci fai caso, se segui i discorsi che hanno detto Antonio Costa o Marta Kos, hanno ricominciato a ridefinirla paese candidato, curiosamente. Da che dal Sì, 2018 erano sospesi, adesso la Turchia è un partner commerciale chiave, è un partner importantissimo da tenere con cui collaborare, e soprattutto è un paese ricordiamoci che è un paese candidato. Sì, pare che si ricordasse anche col discorso dei visti, ma quello, addio. sì. Le definizioni, noi siamo molto bravi a dare definizioni ai nostri partner, ai nostri alleati, e questo veramente è il nostro, secondo me, è uno dei nostri punti deboli. Perché io infatti recentemente posso condividere questo aneddoto con te. Praticamente 2 mesi fa ho avuto il piacere di andare alla presentazione della Commissione Europea qui a Roma e di Mhm. parlare comunque con una delle rappresentanti della Commissione, e lei personalmente mi ha detto ha un concetto molto ma molto pessimistico sul futuro dell'Unione Europea e su quella veramente che può essere, diciamo, diciamo, come posso dire, la sua propensione a
cambiare, ma cambiare, ma anche accogliere, cambiare e autodefinirsi come tale. Perché in questo momento siamo, questo è un parere mio ovviamente, molto Sì, soggettivo, cioè l'Unione Europea ha molte difficoltà ad autodefinirsi come tale. Al momento i paesi che vogliono aderire, secondo me, vogliono entrare più per una questione di difesa, come per esempio quando c'è la situazione di pericolo, vedi la porta per un bunker o comunque il primo luogo di riparo e ti butti dentro, sì, sì, senza pensare veramente a ciò che esattamente può così. essere all'interno, sì, senza pensieri. Quindi sì, questa è la visione che sfortunatamente si ha al momento.